È più malsano assumere un pezzo di pane raffinato o una fetta di torta? Ciao, sono Alberto Zippo, il tuo cultore del benessere preferito, e oggi scopriamo insieme se i pericoli derivanti dai carboidrati possono essere equiparati a quelli dello zucchero. Ti consiglio di guardare il video fino alla fine se vuoi analizzare con me la maggior parte dei carboidrati che abitualmente si consumano, soprattutto nelle diete occidentali. Inoltre, se hai piacere, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La puntata di oggi è incentrata sui carboidrati, alimenti tanto amati da noi italiani, con una presenza importante nella nostra famosa dieta mediterranea. La maggior parte di noi si è abituata sin da bambino a consumare almeno una porzione di carboidrati giornaliera. Pasta, pane, biscotti, pizza e chi più ne ha più ne metta. Addirittura ci sono persone che assumono il pane con la pasta, quindi il consumo di questi alimenti è davvero notevole. Ci siamo mai chiesti se questa abitudine possa creare delle problematiche al nostro corpo paragonabili alle conseguenze causate dall'assunzione di zucchero? In certi casi la risposta è sì, ma lo vedremo meglio tra poco. Degli effetti nefasti dello zucchero sul nostro organismo invece è inutile riparlarne. Ti consiglio questo video che ti lascio qui sopra dove ne ho parlato approfonditamente. L'assunzione costante di alcuni carboidrati può essere davvero paragonata al consumo di zucchero, addirittura può essere ritenuta peggiore. Per quale motivo? Il cervello di quasi tutte le persone è abituato a percepire una fetta di torta come un alimento tanto godurioso quanto pericoloso. Negli ultimi anni sono aumentate sempre di più le campagne contro il consumo eccessivo di zucchero e di conseguenza è aumentata la consapevolezza nelle persone. Questo però non significa che la gente abbia smesso di assumere zucchero, anzi, il numero dei diabetici è in continuo aumento e non accenna a fermarsi. Al contrario, l'assunzione dei carboidrati, in particolare alcune tipologie, non è così ritenuta pericolosa dalla maggior parte delle persone. Ci siamo mai chiesti se questi alimenti siano davvero così innocui? Prima di scoprirlo, analizziamo brevemente, senza entrare troppo nei dettagli, cosa significa indice glicemico e carico glicemico. L'indice glicemico è un parametro che indica quanto velocemente gli zuccheri contenuti in un cibo entrano nel flusso sanguigno, determinando un aumento della glicemia e quindi dei livelli di insulina. Questo dato però non tiene conto della quantità di carboidrati presenti in un alimento. Per questo motivo nasce il concetto di carico glicemico. Il carico glicemico calcola l'effetto di un alimento sul corpo umano, combinando l'indice glicemico e la quantità di carboidrati contenuti all'interno di quell'alimento. Se può risultare di difficile comprensione, a breve ti sarà tutto molto più chiaro. Quando un alimento possiede un carico glicemico superiore a 20, è ritenuto un cibo ad alto carico glicemico. Sei consapevole che molti carboidrati che si consumano abitualmente, anche insospettabili, hanno un elevato carico glicemico e possono creare problematiche al nostro organismo? Siccome mi piace portare degli esempi concreti, analizziamo insieme alcuni alimenti. Partiamo con il primo esempio, delle semplici carote. Le carote hanno un indice glicemico davvero elevato, circa 80, ma come abbiamo visto prima è più utile conoscere il carico glicemico di un cibo. Ecco, le carote ci mostrano quanto possano essere un'ottima fonte quotidiana di carboidrati, con un carico glicemico irrilevante, circa 8. Ora analizziamo invece una classica baguette di farina bianca raffinata. Ti ricordo che ho parlato della farina bianca raffinata in questo video che ti lascio qui sopra. L'indice glicemico di una baguette è di circa 95, non si discosta di molto rispetto alle carote che abbiamo visto prima, ma il suo carico glicemico è elevatissimo, stiamo parlando di un valore di circa 50. Potremmo pensare che si tratta di un caso sporadico, quindi andiamo ad analizzare un'altra comparazione di carboidrati.
La zucca, un alimento con un elevato indice glicemico, circa 75, se assunta frequentemente non fornisce enormi problematiche all'organismo. Per quale motivo? La risposta è semplice, il suo carico glicemico è davvero irrisorio, circa 3. Al contrario, se analizziamo un alimento come dei banali cracker che hanno lo stesso indice glicemico della zucca che abbiamo visto prima, troviamo un carico glicemico addirittura superiore a quello di una baguette. Parliamo di un valore di addirittura 55. Ricordo che gli alimenti con un valore superiore a 20 sono già ritenuti alti. Chiudiamo con un'ultima comparazione. Vediamo la differenza tra delle patate bollite e del grano saraceno. Le patate bollite hanno un indice glicemico elevato, circa 82, mentre il grano saraceno di 54. Il carico glicemico invece è nettamente diverso. Le patate bollite hanno un carico glicemico medio, circa 14, mentre il grano saraceno supera di molto i livelli di allerta, con un carico glicemico di 33. In aggiunta, se le patate le lasciassimo raffreddare, l'indice glicemico si abbasserebbe e di conseguenza anche il carico glicemico. Credo sia evidente il fatto che il consumo continuativo di alcuni alimenti ritenuti innocui, come anche del semplice grano saraceno, sia da tenere in considerazione. Quasi nessuno assume quotidianamente una fetta di torta, dato che è reputata un alimento malsano che ci può danneggiare. Al contrario, la maggior parte delle persone assume un pezzo di baguette o dei cracker o della pasta, magari anche in versione integrale, ignorando però i pericoli a cui può andare incontro. Per questo motivo ci tenevo davvero molto a realizzare questo contenuto, per creare ancora più consapevolezza nelle persone, dando il mio piccolo contributo. Prima di concludere questa puntata vorrei sottolineare una cosa. Indice e carico glicemico non sono i fattori principali su cui basare la nostra alimentazione. È la costanza dell'assunzione di certi alimenti che incide sul nostro benessere. Dico spesso che la varietà della nostra alimentazione è la base del nostro benessere e ne sono sempre più convinto. La priorità va data alla qualità degli alimenti. È importante analizzare il quantitativo di fibre che assumiamo, oltre che minerali e vitamine. A far male alla nostra salute sono l'iperglicemia e l'iperinsulinemia cronica, non la risposta fisiologica dopo un singolo pasto. Non ha senso privarsi di una pizza quando si è in compagnia tra amici. L'importante è essere consapevoli degli effetti che ci sarebbero nel nostro organismo a seguito di un'assunzione continua di certi alimenti. Tutto qui. Come dico sempre, fidati di te, sperimenta quotidianamente, ma soprattutto ascolta il tuo corpo, ti darà tutte le risposte che stai cercando. Un saluto dal tuo Alberto Zippo e ci vediamo al prossimo video.